Bentrovate e bentrovati cari amici di YouTube, entriamo subito nell'argomento senza anteprima, senza introduzione, senza hype. Ebbene, l'argomento è di nuovo quello, siamo ritornati a parlarne dopo mesi, everybody vive il duce, che è successo? È successo in questi giorni che praticamente Cruciani ha portato nella sua trasmissione più volte la hit del momento, che si è diffusa, ma c'è stato un evento scatenante, la festa di Trento, dove c'era appunto la Zanzara live, quindi c'era lo show di Cruciani, che a questa festa del Sole 24 Ore, se non erro, dove hanno messo la canzone e la gente ha iniziato a ballare e a cantare. Cosa incredibile, vietata in Italia, cantare una parodia, divertirsi. Oramai non si può più fare. Non si può più fare. Infatti si sono incazzati tutti. Fascismo, fascisti! Perché la gente si è divertita in una festa che non è di sinistra. Evidentemente. Perché se fosse stata una festa dell'unità dove avessero cantato Bella Ciao, non sarebbe sorto nessun problema. Se fosse stata un'aula di giudici che cantavano Bella Ciao, nessuno si sarebbe fatto nessun problema. E invece era una piazza dove cantavano giovani, rivoluzionari, questa hit del 2026 che ha spopolato ovunque, è diventata virale, la più censurata e bannata del 2026, perché ovviamente quando tu crei una hit come collettivo indipendente, persone che non si conoscono nel web, che c'è quadrato vincolato che ha creato la hit, ma poi tutti l'abbiamo ripresa, ognuno ci ha fatto il proprio montaggio, la propria ironia, l'ha personalizzata, e quindi non c'è una casa discografica dietro, non c'è un'agenzia, non c'è nulla, tutto è stato creato in maniera organica, e questo non piace. Non piace soprattutto se tocchi temi particolari, se tocchi quel nervo scoperto che ormai da moltissimi anni fa incazzare soprattutto una certa frangia politica. E allora andiamo a vedere che cosa è successo proprio in questi giorni. Everybody vive il duce, la festa del rugby prende le distanze. Iniziativa di un giovane DJ durante la prima serata. Dura reazione degli organizzatori, siamo totalmente antifascisti. Grattacapo alla festa del rugby, in corso a Giubiano. Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, attorno all'una, uno dei DJ impegnato a movimentare i tanti presenti dal palco ha proposto il tormentone Everybody vive il duce, una canzone che ha spiazzato gli organizzatori. Perché ha spiazzato? È la hit del momento, è virale ovunque, su TikTok ci sono 29.000 video, sono arrivati 29.000 video, non uno. E quindi voglio dire, è talmente popolare che è impossibile non metterla. Bravo il DJ. Che subito hanno stoppato il brano, immediata la presa di distanza. Cazzo, fa ironia, prende distanza dall'ironia. Da parte dei promotori della festa, la società SD Rugby Varese si dissocia da qualsiasi espressione o comportamento lesivo. Lesivo di cosa? Che richiami apologie ed estremismi. Non richiama apologie ed estremismi. Dove? Ma poi richiamarli è una cosa, farci apologia è un'altra cosa. Cioè io posso fare un richiamo storico, come in quella canzone, ma non significa che il richiamo storico significa fare apologia. Ed estremismi, e si dichiara totalmente antifascista. Quindi prende una posizione, o dunque anch'essa una posizione che è ideologica all'antifascismo. È una posizione, quindi ti metti in una posizione. Nonostante il fuori programma, la festa continua a svolgersi con successo e grande partecipazione del pubblico. Il tradizionale evento si svolgerà fino a sabato al centro sportivo Aldo Levi di Varese. E andiamo a vedere quest'altro articolo di Malpensa24.it. Varese la festa del rugby, la canzone del duce, la società si dissocia. Si intitola Everybody vive il duce, il brano Sonorità Dance che inneggia Benito Mussolini, non inneggia Benito Mussolini, e che è diventato virale grazie alla Zanzara. Il
programma radiofonico politicamente scorretto condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, siamo arrivati a questo punto che ci censurano i montaggi video ironici. Mi è stato censurato dal canale, 770.000 visualizzazioni, virale in Italia, virale quasi all'estero, italiani all'estero l'hanno ascoltato tutti, è arrivato anche in Australia, però non va bene, perché se fai ironia sei pericoloso, come direbbe qualcuno, il fascismo eterno, citando personaggi per riempirsi la bocca di saccenza. Un cazzo. Questo è ironia, goliardia, satira, è genialità artistica, e creare un montaggio ironico dove è scritto nella descrizione, l'abbiamo scritto nei commenti, nella descrizione, ovunque, ma non è bastato, quindi censurato, ci è arrivato proprio le mail per violazione, non si sa quale legge, per violazioni in termini legali, c'è scritto, non si sa quale legge viola questo montaggio che abbiamo fatto noi, perché l'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di espressione e quindi anche la libertà di satira, la creatività, che era chiaro non essere apologica, ma un montaggio ironico, goliardico, satirico, che volesse essere un mezzo di trasmissione della goliardia pura che è sempre esistita. Qualcuno dice trash? No, non è trash, è arte, che è ben diverso. Perché se questo è trash, allora è trash il 90% dei contenuti presenti in TV, come programmi che potete ben immaginare, dove c'è una forte diseducazione. E allora, se lo può fare la TV, perché non lo possiamo fare noi? Questo è il dilemma. Niente, siamo stati ingiustamente, tra l'altro, censurati. Ovviamente ne prendiamo atto, ma questa è una sconfitta non nostra, è una sconfitta italiana, perché bisognerebbe opporsi a questa censura, come è successo anche per altri canali, ma evidentemente c'è qualcuno di più forte che non è possibile contrastare. Ebbene, questo era per aggiornarvi su quello che sta succedendo, perché poi i giornalisti riportano le loro notizie, ma non vanno a vedere nella profondità, come facciamo noi, che analizziamo, perché conosciamo. Quando tu scrivi di un fenomeno, prima di parlare di quel fenomeno e dire fascismo, fascisti, Mussolini, devi analizzarlo, devi studiarlo, devi capire dove si è generato, come si è diffuso, chi l'ha diffuso. E allora se non fai questo, vuol dire che ti stai aggrappando a un caos mediatico che tu generi, perché sai che ti porterà a click, quindi farai clickbait. Per carità, vuoi fare clickbait, fai clickbait, ma se vuoi farlo almeno riporta le notizie correttamente in maniera completa, perché tanti non l'hanno fatto. E urlare così al fascismo, il definirsi antifascisti perché va di moda, perché è bello, significa andare contro la creatività, andare contro un nuovo modo di esprimersi, moderno, perché poi utilizzi anche l'intelligenza cibernetica, come direbbe il Crux. Un mix di intelligenza artificiale e naturale, che si va a fondere per creare qualcosa di nuovo, perché Everybody Viva il Duce è la prima hit creata con l'intelligenza artificiale a diventare mainstream in maniera così madornale, talmente potente da censurarla,
perché ovviamente smaccherebbe le case discografiche, smaccherebbe le agenzie. È un affronto che tu riesci ad arrivare, il creatore quadrato vincolato, che non si sa chi sia, e poi si è costruito una sorta di collettivo indipendente, quindi ci sono stati altri canali che hanno creato i loro montaggi, ma è incredibile come questa hit sia arrivata prima su Spotify in classifica, praticamente oscurando i cantanti di fama nazionale. E è uno smacco per le agenzie, per le case discografiche, perché significa che loro non riescono a produrre un contenuto. Questo è. E quindi non puoi fare una cosa del genere. Non lo puoi fare. Lo abbiamo fatto. Ci hanno punito con la censura, con i ban, con la chiusura. Però noi come collettivo indipendente, io parlo anche a nome degli altri che hanno fatto le loro creazioni, Sora non Sora, RDS TV, Quadrato Vincolato, poi The Nick, quindi moltissimi altri, censurati, bannati, e infatti Everybody Vive Luce sta scomparendo dal web. Ma questo crea un effetto opposto, perché la censura, quando tu vai a censurare un qualcosa che ormai è virale ovunque, perché è uscita 7 mesi fa, arrivati un po' di ritardo a censurarla, 7 mesi fa, questo vuol dire che non seguite nemmeno il web, perché seguite ancora la televisione, siete vecchi, siete dei boomerazzi, talmente vecchi che siete arrivati 7 mesi dopo. Poi perché Cruciani l'ha portata in un evento live e quindi è diventata mainstream, perché altrimenti non ve ne accorgevate nemmeno voi boomerazzi. E quindi questo per dire che abbiamo fatto la storia. Io, gli altri, voi, tutti che l'hanno condivisa. E quando fai la storia come popolo, come società, partendo dal basso, non piace. E allora noi non piacciamo, ne prendiamo atto. Siamo rivoluzionari, ne prendiamo atto. Ci censurate, ne prendiamo atto. Ma quello che voglio dirvi è che non si può censurare la creatività, perché la creatività trova sempre altre strade, nuove vie. L'arte nasce come forma di opposizione alla censura. Le poesie perché nascono? Il poeta, sotto forma di metafore, riesce a esprimersi in modo tale da sfuggire la censura. Il quadro nasce come forma di espressione per sfuggire alla censura. Ecco, la musica, quella impegnata, quella geniale, Rino Gaetano, nasce come denuncia sociale. E quindi non si può bloccare, non si può censurare. E quello che succede adesso, e quello che vedrete, è l'effetto Barbara Streisand. L'effetto Streisand nasce quando vuoi censurare qualcosa che già è popolare, il popolo si incazza e lo condivide ancora di più. Successe perché Streisand aveva pubblicato, non so come, qualcuno aveva pubblicato la villa di Barbara Streisand e, se non erro, gli avevano fatto causa per rimuovere quella foto, ma la rimozione della foto ha scaturito la curiosità di moltissime altre persone che sono andate a cercarla, quindi sono andate proprio sul posto. Quindi ha avuto un effetto scatenante opposto, dato dal fatto che ogni censura crea un effetto opposto. Un po' come è accaduto per Fabrizio Corona sul canale Falsissimo, video censurati, hype incredibile, effetto di comunicazione maggiore, di condivisioni, di indignazione. Quindi avete voluto censurarla e adesso ve ne prenderete le conseguenze. Tutti i DJ
io faccio questo appello. Complimenti al DJ comunque che l'ha messa a Varese, sei un grande, scrivici nei commenti, e tutti i DJ mettetela in Italia, perché è un atto di rivoluzione. È un atto di rivoluzione, perché quando inizieranno a metterla tutti, vuol dire che avremo vinto come popolo, come collettivo, come creativi. Grazie e al prossimo video. Everybody vive il duce. Bam bam bam!